mascherine, chiavi, portaocchiali, un libro, mascherine ancora, telefoni, borse. Cioè, ma guardate quanto disordine che c'è nella mia cucina. Quello che serve è proprio un tavolino. Come sempre le opzioni sono due. O si va a comprarlo all'Ikea o cartone, scotch, forbici. Da quando sono piccolo a me è sempre piaciuto costruire e spesso utilizzavo proprio questi materiali. Del cartone, lo scotch e le forbici. Per me era un modo di esprimere la mia creatività. Come facciamo a trasformare questo scatolone di cartone in un tavolo? Questa è la lunghezza, questa è la larghezza. Non so come, ma sono pure riuscito a tagliarmi le dita. Ora mi metterò un cerotto. Let's go on, andiamo avanti. Ora dobbiamo riempire questo buco inserendo questo tassello qua, così. È il momento di usare lo scotch. Questa è la base del nostro tavolo, è proprio il piano del tavolo, e ora vorrei ricoprirlo tutto di scotch. Eccoci con la nostra base, effetto legno. Costruire le gambe sicuramente è un lavoro più impegnativo e più difficile. Per farlo userò questo cartone che è rimasto e in più dell'altro cartone. Mi sembra di intravedere qui già la forma delle gambe. Anziché fare le gambe quadrate, perché non farle triangolari? Pezzo numero 1 per fare le gambe del tavolo. Adesso lo taglio a metà, lo ricopro e avremo le prime due gambe. Ed eccomi finalmente con le 4 gambe del tavolo. Ormai è già pomeriggio perché ho finito lo scotch e sono dovuto andarlo a comprare al supermercato. Questa qui è divenuta di un colore leggermente diverso perché appunto ho cambiato scotch e lo scotch non era proprio dello stesso colore, un po' più chiaro. Proseguo con l'assemblamento delle gambe al tavolo. Ed eccoci con il nostro tavolo finito. La struttura risulta essere molto stabile. Ora vorrei decorare il tavolo a tema italiano e per farlo mi sono procurato questi cartoncini colorati, bianco e verde. Purtroppo non ho il cartoncino di colore rosso, quindi l'unica soluzione che ho trovato sembra prenderlo da qui. Stavo pensando di creare delle decorazioni a tema vegetale, in modo da poterlo posizionare intorno alle gambe per dare l'idea di piante che salgono, che crescono intorno al tavolo. Come vedete ora ho ricoperto tutto il bordo del tavolino, delle gambe e della parte inferiore del piano con queste decorazioni. Ora vorrei aggiungerci del bianco e del rosso per far diventare il tavolino con i colori dell'Italia. Con il bianco potremo creare una decorazione di questo tipo e poi magari metterci in centro del rosso.
Comunque, se avete mai visto una pianta di questo tipo, scrivetelo sotto nei commenti, perché sarei curioso di sapere di che cosa si tratta. Finalmente ci siamo! Questo è il tavolino italiano ultimato. Questo è il posto prescelto per il nostro tavolino. Infatti ora andrò a metterlo qui e direi che ci sta alla perfezione. Che dire, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile ad imparare l'italiano. Magari avete sentito dei vocaboli nuovi, dei vocaboli che non si sentono molto spesso. Ci vediamo presto in un prossimo video. Alla prossima!